Bella la fotografia, ma fa caldo sotto le luci, quindi cambiamo anche un po' setup, mi siedo e analizziamo insieme le nostre action figures. Mettiamo a confronto intanto quelle di Dragon Ball. Partiamo con questa della Bandai, originale di Goku. Allora, tra l'altro l'avevo già aperta perché l'ho già messa in esposizione una volta sulla mia scrivania ed è stupenda. Qua abbiamo adesso togliendola dalla scatola si è mosso un po' tutto, ma abbiamo le mani per cambiare posizione alle mani, abbiamo le varie facce e procediamo. Tanto devo dire che i dettagli sono fatti veramente molto bene, anche le zigrinature del vestito, e in più è veramente molto snodabile. Mi piace molto la soluzione che hanno trovato per le ginocchia, perché di solito con questi pantaloni o restava rigida la gamba o veniva fuori un buco. Hanno aggiunto un altro pezzo per fare la rotula e lo trovo una soluzione molto geniale. Poi si possono muovere anche le punte dei piedi, si possono muovere completamente le gambe, si possono anche ruotare e così anche le spalle sono molto molto flessibili, si può ruotare anche il polso. Insomma, è fatta molto molto bene, mi piace tantissimo questa action figures. E in più si possono cambiare quindi anche le mani, tipo se lo vogliamo mettere in una posizione con un'altra mano che magari, che ne so, adesso questo non è l'ideale, magari possiamo fare, questa è la destra, quindi possiamo cambiargli le mani. Tra l'altro è molto semplice, grazie a, se la telecamera inquadra, molto semplice grazie anche a questa soluzione. E possiamo mettere il pugno e facciamo la classica posa di quando si deve teletrasportare. Il materiale è bellissimo, è una plastica molto leggera, l'unica cosa è un po' dietro che non mi piace molto questa cosa qua, però vabbè, posso anche capire che con questi pantaloni o lo facevano di tessuto o altre soluzioni alla fine non c'erano, non si sarebbero potute muovere le gambe. Mi piace molto lo stemma qua dietro, davanti la stampa e i colori sono fatti veramente bene, non ci sono sbavature. Mi piace anche la cintura che è molto molto flessibile, sembra quasi tessuto, invece è una gomma molto leggera. E poi niente, si può cambiare faccia togliendogli la faccia da qua e anche il ciuffo. Che brutto, poverino. Facciamolo che ride, se no abbiamo queste alternative dove urla. Abbiamo 4 espressioni. Certo, metterlo così adesso sembra che si sta cagando addosso, vabbè. Magari lo possiamo mettere mentre fa un'onda energetica. Guardate quanto è semplice metterlo nella posizione desiderata senza staccargli magari una mano. Povero Goku. Vi giuro, è la prima volta che lo metto in questa posizione e devo dire che è stato veramente molto easy. Infatti mi piace troppo questa action figures. Vediamo se
se riesco a farvela vedere meglio. È stupenda, io adoro, mi piace. Mettiamola subito a confronto con quella non originale che presi, mi sembra, o da Wish o da AliExpress, adesso non mi ricordo, quella di Bulma, naturalmente pagata molto meno, e ho sempre avuto la curiosità di vedere ma com'è un action figures non originale. Beh, intanto è già più complicato da aprire, non l'avevo mai aperta. Ecco fatto. Anche qui una vasta selezione di manine e 3 espressioni facciali. Allora, devo dire che il materiale già il primo impatto si sente che è completamente diverso ed è di una qualità un po' più economica. Non è male, non è malvagia, non è proprio brutta come copia, anzi direi che addirittura le grafiche sono veramente fatte bene, non ci sono sbavature nemmeno qui sulla stampa, i particolari sono abbastanza apprezzabili. In poche parole, riassumendo, non è così malvagia. L'unica cosa sono un po' i movimenti, che quasi ho paura di romperla quando vado a cambiare le posizioni delle braccia, per esempio. I polsi non sono snodabili come in quella originale, per esempio, sono molto più rigidi, possono giusto ruotare, mentre quella originale un minimo di movimento possono farlo. E anche così per le gambe sono molto snodabili, ma ho sempre un po' paura a muovere, forse anche perché comunque è piccolina rispetto a Goku, e quindi magari un po' più esilina anche l'action figures. Ripeto, il materiale non è poi così malvagio, i movimenti anche persino del busto ci sono tutte, ci sono le stampe fatte molto bene, per esempio anche le pieghe della maglietta sono fatte molto bene, comunque in generale è curata nel dettaglio, quindi non è malvagia. Attenzione, non sto dicendo che dovete prendere quelle non originali, per carità, poi dipende dal budget e da quello che vuole fare uno. Io per esempio prendo quelle originali perché so che posso rivenderle facilmente, mentre quelle non originali si vendono, per carità. Io l'ho messa da un po' su internet, questa qua per esempio è da un po' che non riesco a venderla, e mentre altre che avevo però giustificando, dicendo che erano state prese da AliExpress o da Wish e non erano originali, cosa che dichiara anche il sito stesso quando le vai a comprare. C'è scritto che, cioè non è che proprio ci sia scritto non originale, però non c'è neanche scritto Bandai, non c'è scritta la marca, quindi anche sulla confezione non è riportato il logo Bandai, è uguale a quella originale, la confezione, ma senza i loghi. In più anche le stampe sono fatte con una definizione molto più bassa, si va a vedere subito nel dettaglio. Per esempio questa di Goku si vede molto meglio, i colori sono più belli e la definizione è più alta. Comunque sono dettagli che magari a nessuno frega, gli piace avere la sua action figures lì sullo scaffale, sulla scrivania, dove si vuole, e quindi uno dice chi se ne frega, a me adesso interessa solo avere i miei personaggi preferiti nelle loro figure, che ripeto non sono fatte male, anzi come potete vedere per esempio l'occhio, la stampa è molto carina. Certo, se uno le posiziona lì nessuno andrà mai a dire ah ma hai preso quella tarocca rispetto a quella originale, poi andando un po' più a vedere nel dettaglio magari se ne accorge subito. Ora io non so se quella originale ha la stessa spalla così, penso di sì, però magari è fatta con un materiale diverso, magari è lo stesso, poi magari mi sto sbagliando io, non lo so, sicuramente la scatola è diversa però no, si tocca anche a materiale che è un po' diverso, è più, come si dice, ruvida rispetto a quelle originali della Bandai. Comunque sia, è sicuramente meglio di quello che si trovava nell'uovo di Pasqua che non è molto snodabile quest'uomo qui, però dai, era nell'uovo di Pasqua, cosa pretendete?
Sempre in quella tarocca di Bulma troviamo anche alcuni accessori come il mitra. Questa probabilmente è la Bulma, quella delle prime stagioni, quando Goku era ancora bambino, dove Bulma se ne andava in giro. Tra l'altro qua c'è anche il radar cerca sfere, piccolissimo, bellissimo comunque, con le manine che può impugnarlo. Tra l'altro c'è anche una piccola sfera del drago, vediamo se ci sono sopra anche le stelle. Sì, ci sono 5 stelle. Gli occhiali, quelli da deserto. Questo mi sa che è più una figura di quelle che c'erano sulle copertine dei fumetti, come potete vedere qua l'immagine per esempio. E adesso apriamo la scatola che tenevo per voi. Non volevo aprirla, ma la apro perché dai, sono curioso anch'io, la voglio proprio scartare in diretta. Allora, prima di tutto mi servirebbe un taglierino, qualcosa. Abbiamo un taglierino. E che differenza c'è? Allora, cambia la serie. Praticamente questi sono della Super Hero, come c'è scritto qua, Super Hero, mentre questi sono della serie Dragon Stars, e quindi cambia un po' nella qualità, nel materiale. In teoria costano un po' meno questi, mentre la Super costa un po' di più, la qualità si paga. Quindi andiamo ad aprirla con questo coltellino arrangiato dal mio amico Ale. E voilà. Scusa Bulma. Di primo impatto le action figures sono veramente enormi rispetto all'altra che abbiamo visto, e sono anche ben incastrate, direi, quindi non voglio rovinarle. Questa plastica è veramente dura. Ah, è così dura che addirittura è rimasta incastrata la mano. Era rimasta incastrata la sfera di energia, una sfera di energia particolare che userà solo in quel film, tra l'altro. E ripeto, se non l'avete visto andatevelo a vedere, vi linko il nome e un video per uno spezzone, merita, una delle mie preferite, è veramente gigante rispetto a quell'altra, guardate che differenza. E come dicevo, i materiali cambiano, costano molto meno queste, tra l'altro sono 2 action figures e lo pagate molto meno di quell'altra, mi sembra questa intorno ai 40 euro e quella di Goku mi sembra sia costata intorno ai 60-70 euro. E come dicevo, il materiale è diverso, si sente che è un altro tipo di plastica, anche le giunture, per esempio, come vedete qua già c'è una cosa che non mi piace, il fatto che non resti nella posizione in cui vorresti lasciarlo, devi tenerlo praticamente in equilibrio, mentre questa di Goku si tiene su sempre in qualsiasi posizione tu voglia. Tant'è che c'è un video bellissimo di un tizio che fa dei time lapse con tutte le action figures che vi linko qua, ed è fantastico quel video lì. Infatti ci ha messo anche una vita, si vede l'orologio dietro che scorre mentre fa tutte le mosse.
Ma tornando alle nostre action figures, i pantaloni sono sempre molto molto cicciosi, però hanno trovato anche qua una buona soluzione, anche dietro non mi dispiace. Quello che mi dà fastidio un po', traballa un po' sulle gambe, poi si muove il busto, si muove un po' il busto, le braccia sono abbastanza ben snodate. È un altro tipo di action figures, è proprio diverso, tutto il materiale, anche la plastica e cose. Però i dettagli sono sempre fatti bene, tipo anche il viso è fatto molto bene. Mi piace molto questa sfera che è molto fedele a quella che c'è nel cartone animato. Non è male, diciamo che forse stava meglio nella scatola. Però almeno così abbiamo scoperto com'è. È bella, per carità è bella. Se la lasci lì così, alla fine è bella. E c'hanno anche loro le mani intercambiabili. Abbiamo un set di 4 mani, più le 2 che ci sono già attaccate, quindi in totale un 6 mani, sia per uno che per l'altro. L'antagonista invece ha in più la sua spada al posto della sfera di energia. Sarà un problema ritirarle poi. Bellissima anche questa, più o meno l'altezza è simile, nel cartone era leggermente più alto e infatti anche l'action figures è molto fedele, quindi apprezzo tantissimo quello che hanno fatto. E purtroppo qui, come vedete, anche il materiale è sempre quello che è come quell'altro, però dopo tutto è una bella action figures, quasi un bel giocattolo direi. Se l'avessi avuto da ragazzino sarebbe tutta consumata, praticamente non si vedrebbe più il colore per quanto ci avrei giocato, perché comunque sono fatte molto bene. Infatti direi che più che un action figures da collezione, direi che è più un giocattolo per bambini, però fatto molto bene. Un giocattolo per bambini costoso. Mi piacciono i giocattoli. Piace tanto anche la coda qua, è snodabile anche la punta. Bello, però sono soddisfatto, dai. Questi due personaggi insieme, diciamo che da bambino l'avrei fatti lottare fino all'inverosimile. E adesso vediamo le altre. Poi ci sono delle action figures come queste.